Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Mick Bubble, il racing podcast che parla di MotoGP e personaggi affini a questo mondo. Io sono Andrea Migno e come sempre con me alla mia destra, alla mia double destra, il mio co-host Filippo Carloni aka Fishy. Ciao Phil. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Phil, tutto bene te? Bene. Dopo se vuoi raccontare la tua disavventura del weekend per la gente a casa. Raccontiamo anche quella. E prima di presentare il nostro ospite, che avete già capito, a grande richiesta, volevo ricordare ai nostri seguaci di supportare questo progetto. Se vi piace il nostro progetto, supportateci iscrivendovi ai nostri canali, seguendoci sui social, attivando la campanellina, tutte quelle cose che vi dicono anche tutti gli altri podcast che seguite. Stessa cosa anche con noi, quindi se vi va di supportare questo progetto, seguiteci. Ma adesso è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. È arrivato nella seconda stagione, ma non per questo meno importante, anche perché fu un motivo della quale mi faceva non ho mai chiamato, non mi chiami dal tempo che sono l'ultimo, arriviamo dappertutto. Con il numero 23 direttamente da Rimini, direi Enea Bastianini. Ciao. Eccoci bestia. qua. Aspetta ciao, che ciao, devo ciao, mettere gli effetti. Ciao bestia, così mi piace. Ciao bestia, come va? Allora, come sempre, la prima domanda a Mick Bubble: come stai? Anche perché vieni da una recente infortunio all'appendicite. Sì, diciamo che era nata come un'appendicite e poi alla fine abbiamo scoperto che era un battere, quindi era tutt'altra cosa. Però mi ha costretto a dovermi ritirare dal Gran Premio della Germania e niente, sono rimasto in ospedale un po', però dai, adesso sto bene, sono in forma, sono appena tornato dalle vacanze, quindi dai, sono a posto. Da Dio. E prossimi appuntamenti a breve, non manca tanto, vacanza rigenerante, immagino. Dove sei stato in vacanza? Siamo stati in Sardegna, dai, abbiamo girato un po' la Sardegna, un po' la Corsica, è stato bello, rigenerante come hai detto, e quando sei lì al mare, in spiaggia, poi una Sardegna, riesci, esatto. La Corsica merita invece, che non ho mai capito. Sì, è molto simile alla Sardegna, merita. Bistrattata. Sì, devo dire che sono posti che come fai a non star bene? Cioè, la Sardegna in Italia sono come le Maldive, anzi, forse anche meglio. Meglio. Cioè, non so, io nel Maldivo non sono stato, ma direi di partire affrontando un po' questo pilota, Filo, Enea Bastianini. Allora, abbiamo detto da Rimini, esattamente, da Rimini, nato a Rimini? Nato a Rimini, poi sono cresciuto a Rivazzurra, adesso sono a San Marino. Te sei di Rivazzurra, non mi veniva infatti. A Rivazzurra di Rimini. Adesso a San Marino insieme a tante altre figure dello sport, parlavamo poc'anzi. Sì. E quindi oltre ad averci detto che comunque non stai male perché tornato dalle vacanze, ripreso dal battere, singolare di batterio? Batterio. Batterio. Non è batteri, ok. Sì. E come sta andando però quest'anno? Allora, abbiamo visto un inizio di stagione abbastanza brutto. Sì, lo complicato, puoi dire brutto. Ok, se lo dici te allora mi appoggio, perché innanzitutto appena hai firmato per KTM era successa un po' la bega finanziaria loro interna, quindi innanzitutto si è sentito questa tematica all'interno del team, all'interno del mondo KTM, e se ci puoi raccontare appunto come è andata fino adesso, perché poi dai, nelle ultime gare si è visto anche un po' di luce. Raccontaci te. Sì, dai, diciamo che l'avventura non è partita nei migliori dei modi, perché comunque la KTM finanziariamente parlando non stava andando molto bene, quindi siamo partiti durante proprio i primi 2 o 3 mesi 2025 un po' così, non sapevamo cosa sarebbe successo, se saremmo arrivati diciamo in Thailandia, perché comunque bisogna essere sinceri, però comunque sia io sono sempre stato abbastanza motivato, quindi mi sono preparato al meglio. Però dai, comunque sia un po' le problematiche le abbiamo risentite anche all'interno del team, anche se devo dire che tutto il team ha lavorato benissimo sin da subito, sempre tutti sul pezzo e nessuno ha mai mollato dal primo momento fino ad oggi, quindi si è comunque respirata un'aria
non viziata, ecco, anche se dentro il nostro inconscio, come si dice, lo sapevamo, no? È andata così, però dai, adesso l'ultima gara è andata molto meglio e devo dire che stiamo prendendo il ritmo e l'importante è divertirsi. Che moto hai trovato rispetto alla Ducati a KTM? Ma aggiungo solo una cosa prima di passare a questa cosa, perché innanzitutto questa è la domanda che la maggior parte della gente si chiede. Come a Quartararo si chiede la Yamaha come va, come non va, molta gente si chiede ovviamente le differenze e cosa hai sentito appunto tra Ducati e KTM. Ma per finire la domanda di prima, pensi che, immagino avete sentito che comunque l'aiuto che poi è arrivato a KTM abbia fatto bene, di conseguenza anche a tutto come le brutte notizie vi avevano fatto male, anche esatto. Queste qui immagino abbiano portato insomma sensazioni positive? Sì, devo dire che all'inizio il primo impatto sulla KTM era stato un po' difficile, avevo fatto fatica soprattutto a livello di ergonomia ad adattarmi, comunque sia ergonomicamente parlando è una moto molto diversa, quindi ancora ad oggi non sono al 100% e credo che dai nell'arco dell'anno arriveranno delle novità e mi aiuteranno su questo aspetto. Però è una moto divertente e che quando ci riesci a spingere davvero, quindi riesci ad andare forte e comunque sia da quando siamo più tranquilli anche economicamente e anche diciamo sicuramente il reparto proprio racing a casa sta lavorando meglio e ci sono già arrivate delle novità che hanno fatto sì che dai nelle ultime gare eravamo più competitivi. Ma infatti poi hai citato una caratteristica che ancora della quale ancora non si è al 100%, ma è importante l'ergonomia, perché molti magari ci ascoltano, guardano le gare, sentono parlare di ergonomia, ma nel concreto, nel dettaglio, che cosa si intende per ergonomia, cosa intendiamo, quali sono le parti dove appunto questa parola, questo termine viene utilizzato per indicare quali parti della moto? Perché tipo uno da fuori che guarda, io penso, cazzo è fatta su misura una motocicletta così, invece no? Sì, diciamo che la moto è su misura, però ovvio che poi ci sono dei lati positivi e negativi che magari ti porti dietro con la tua esperienza, no? Per dirti, la KTM sulla sella è molto larga, soprattutto dove appoggio diciamo i piedi, lateralmente è molto larga, quindi quando io mi sporgo dalla moto faccio proprio fatica a tenere il piede sulla pedana. E questa è una cosa che mi sto portando dietro da inizio stagione, però non succede ai piloti che sono un po' più alti, capito? È proprio al momento una mia problematica, però cambiando diciamo il supporto sella cambia un po' tutto, scarichi, devono cambiare ovviamente la carena sopra. Va modificato lo scarico cambiando la sella? Sì, perché va fatta un po' più stretta e quindi comunque sia una cosa che richiede del tempo, e col fatto che magari inizialmente erano un po' più in difficoltà anche economicamente si sono ritrovati un po' così, però ci lavoreranno. Cioè sugli sviluppi mi viene da dire che la bega è grossa rispetto a inizio anno, la motocicletta arrivavano gli sviluppi dalla casa? Sì, devo dire che è stato KTM con quello che poteva fare, soprattutto inizialmente è stata molto brava, nel senso che ha lavorato molto bene, quello che poteva fare l'ha sempre fatto, ha sempre cercato di aiutarmi per essere più confortevole. Ovvio che le ultime 2 o 3 gare sono arrivate le novità un po' più importanti, hanno aiutato ancora un po' di più, e adesso vediamo da metà stagione in poi cosa arriverà. Credo che non si sia fermata e stia andando avanti, perché mi sembra di capire che MotoGP, quando il pilota chiede magari il serbatoio più largo, più stretto, dove appoggio il ginocchio, innanzitutto sono tutte zone dove appunto si va a fare molta forza, come può essere, ripeto, il serbatoio, le pedane, qualsiasi altra parte, e quindi diventano zone importanti della moto. E quando vanno a chiedere delle modifiche, la casa le va a fare, appunto magari bisogna andare a modificare anche il resto, perché essendo tutto compatto, tutto preciso,
appunto magari uno vuole la sella, cioè chiede una sella di un certo tipo e devono modificare un po' tutto, quindi non è che da un giorno all'altro tiri fuori una appunto, sella. Soprattutto quello che magari va bene a me non va bene a un altro pilota. Esatto. Diciamo che abbiamo fatto, ovviamente ci siamo parlati anche con gli altri piloti, abbiamo cercato di capire cosa fare per migliorare. Quando diciamo gli ho portato un po' della mia esperienza che avevo precedentemente con la mia vecchia moto, e diciamo con un modello di cera, così l'abbiamo migliorata, anche agli altri piloti è piaciuto, quindi comunque sia è una cosa importante che aiuterà anche gli altri. Però credo che a me, col fatto che Madre Natura ci ha fatto così piccoli, sia a me che a te, sì, confermo, non sono 1,90 ma poi adesso tra poco, a breve, sì, diciamo tra non molto arriverà Misano, che è una delle tue piste, no? Si può dire, perché comunque sembra andato forte, vinto, e è anche arrivato anche il primo podio lì in MotoGP, no? Se non sbaglio, sì, con una moto clienti, e quella volta forse c'era anche più differenza, e poi ci hai vinto anche l'anno scorso. Ci ho vinto l'anno scorso, la seconda di Misano, sì. E quindi gran rapporto con Misano, però volevo sapere le sensazioni avute nel primo podio di MotoGP a Misano, tra l'altro. Quindi dai, si sono diciamo allineate diverse occasioni speciali, quindi podio Misano, com'è andata? Poi partivi anche indietro, se non sbaglio, quella gara. Racconta un po'. Ma partire indietro è un po' una mia caratteristica. Difficile vedermi sempre in pole, ecco. No, a parte e perché anche questo, affrontiamo anche questo, secondo te? Dopo ci arrivo. Allora, l'emozione diciamo del primo podio MotoGP ovviamente è stata altissima. È arrivata un po' così, no? Non ce l'aspettavamo nessuno, a partire da me in primis. Però in gara mi sentivo sempre più a mio agio. Sarà che comunque sei spinto, non so, comunque il pubblico aiuta, sei motivato, sai di correre in casa. E vedevo che mi ricordo che sono partito molto forte, arrivavo sempre più deciso su quelli davanti. Ho detto aspetta che faccio un altro tipo di calcolo, mi sa che oggi posso ricalcolare un pochettino il programma. E bim, è arrivato il mio primo podio. È stata un'emozione unica, quasi paragonabile alla vittoria del mondiale del 2020, e ovviamente me la porterò sempre dietro, anche perché comunque eravamo consapevoli un po' del mezzo che avevamo. Esatto, cioè non era diciamo che la moto ufficiale, ecco. non era la moto ufficiale, c'era un po' più di differenza rispetto anche adesso, secondo me. Infatti la moto era vecchia quella lì rispetto a oggi, che sanno quelle dell'anno precedente, magari i clienti, no? Era una moto più vecchia. Diciamo che Gigi quell'anno mi ha fatto fare la gavetta, mettiamola così. Gavetta che però poi forse dopo anche quel risultato lì ti ha aperto le porte all'anno dopo con Gresini a trovare una Ducati in maniera un po' più, insomma, quella era ufficiale? No, neanche quella, però non era ufficiale, era già un progetto un po' più convincente per fare dei risultati che poi arrivarono in Qatar anche subito, prima vittoria. Però dicevi, perché sei uno e questo infatti è una tematica da affrontare, come mai ti rivedi più come un pilota da non qualifica, diciamo, ma più una bestia da gara? Allora, in primis perché non sono un pilota che guida molto col posteriore, guido molto di più sull'anteriore, e quindi un po' una mia caratteristica è quella di spinnare al momento giusto, non troppo, e al giorno d'oggi invece in qualifica conta molto essere aggressivi col gas e far spinnare tanto la moto, e quindi diciamo per questo non sono mai stato un killer da qualifica, ma ho sempre sono sempre stato più performante in gara, e soprattutto gli ultimi giri, quando mi sento a posto, che riesco a trovarmi bene, riesco a fare un po' più la differenza rispetto ad altri. Quindi è sempre stata una mia peculiarità e me la porto dietro da tempo.
tua grande caratteristica, quella appunto di venire fuori la seconda metà di gara. Sì. Visto diverse volte, secondo me l'unica volta dove non ti ha pagato per un errore che secondo me quasi ti è costato il campionato, perché io lì in quel momento lì ho detto, ma qui non è che stiamo a guardare Martine Bagnaia e zitto arriva Bastianini, perché l'anno scorso in Indonesia, se ricordi, stavi venendo su anche lì, che dopo sei scivolata la Bruno. Sì. Però io l'anno scorso a un certo punto ho pensato anche, qui noi guardiamo Bagnaia e Martin, ma ti stavi avvicinando, stavi arrivando, avevi trovato un bel ritmo la seconda parte di stagione. Dico bene? Sì, dici bene. Sicuramente ero riuscito a fare uno step in qualifica e quindi mi trovavo più a mio agio, no? Perché riuscivo a partire sempre un po' più avanti e ovviamente con la MotoGP conta tanto partire davanti, perché quando parti indietro prendi un po' il ritmo di quelli dietro, non riesci a risalire, la pressione davanti ti va alle stelle, solito discorso. E invece la seconda parte di stagione dell'anno scorso è andata molto molto meglio e soprattutto avevo iniziato a essere efficace anche nelle sprint, cosa che magari nella prima parte non mi era riuscita. Fatto sta che le ultime gare ho quasi sempre fatto podio nella sprint e come dici te è poi arrivato quell'errore nella gara lunga in Indonesia e lì diciamo si sono ovviamente spente un po' tutte le possibilità, però... Ma ci stavi credendo infatti? Perché io magari lo dico da fuori, però te magari dentro lo dicevi no, guarda, manco ci guardo, o avevi cominciato a crederci anche te perché potevi iniziare a farcela di pensare veramente al campionato in quel momento dove tu veramente stavi sotto Misano, quando stavano iniziando le extraeuropee, lì sei cominciato veramente a pensare di dire qui è roba che si incastrano 2 o 3 robe, ci sono anch'io per la lotta. Perché a punti eri un po' lontano, onestamente. Sì, a punti ero lontano, quindi non è che ci speravo più di tanto, però comunque sia ho sempre tenuto la porta un po' aperta alla cosa e diciamo che sì, come ho detto, non ci speravo più di tanto, ma ero lì. Comunque sia, sapevo che non era solo un pilota a cui dovevo recuperare dei punti, ma erano 2, quindi sarebbe stato abbastanza difficile, anche perché parliamo di Bagnaia e Martin, esatto. Non di Peppa. Ma i 2 anni in Ducati ufficiale che anni sono stati? Adesso mi ricordo il 2022, il 2023, un anno abbastanza sfigato tra infortuni e vari. Cioè, sì. Rimpiangi qualcosa? Avresti potuto fare di più in quei 2 anni lì? Allora, devo dire che il 22 è stato l'anno in cui sì, lo rimpiango un po' di più perché forse Gresini, quindi. Gresini. Forse non ci ho creduto fino in fondo, nel senso che anche lì ero molto più vicino ancora, diciamo, a giocarmi il titolo e poi, diciamo, per un motivo o per un altro non siamo riusciti le ultime gare a fare la differenza come volevamo. E niente, è andata un po' così. Diciamo che l'ho dovuto un po' abortire il 2022. Il 2023, tra virgolette, doveva essere il mio anno, perché comunque ero entrato a far parte del team ufficiale, quindi moto ufficiale, tutto quanto. Ho detto dai, quest'anno ci proviamo. Sì. E invece la prima gara è finito subito tutto. Sì, 23, molti infortuni, subito sì. Prima gara, poi dopo tornavi, ti mettevi a posto, bam, altro infortunio a Barcellona. Sì. Insomma, bella massacrata, bell'anno fisicamente, però poi a fine anno è arrivata la vittoria in Malesia. Bravo, è stato un anno molto molto difficile e comunque sia mi sono spaccato la spalla la prima gara, sì. Poi dopo sono tornato ma non ero a posto 100%. Assolutamente, neanche al 70%. Riuscivo a fare qualche giro, poi non avevo più la forza e poi è arrivato a Barcellona e bam, mi sono rifatto male. Però cosa è successo? Che nel male mi sono dovuto fermare perché ovviamente mi ero rotto il piede, mi ero rotto la mano, diciamo, per 20-25 giorni mi sono fermato totalmente e quando ho ripreso un po' gli allenamenti così era stata una sorta di, non dico miracolo, però ho iniziato a allenarmi, vedevo che la spalla rispondeva molto meglio e allora ho detto va a finire che mi serviva sta cosa, no? Per riprendermi da quell'infortunio
diciamo pesante. E poi sì, anche se non ero al 100%, sono arrivato in Malesia, sono riuscito a vincere la gara, lì è stato un attimo un respiro di sollievo e abbiamo detto dai, almeno qualcosa di buono siamo riusciti a farlo comunque. Dai, è cosa stata... che poi dopo il 24 invece già mantenuto su dei livelli appunto un po' più costanti, sempre là davanti, dai, di base l'anno scorso andai forte, però poi andiamo un po' nel vivo, nelle cose che vogliono sentire i nostri ascoltatori, ovvero è una curiosità anche mia ovviamente, un po' di tutti, come è andata poi la gestione, i rapporti, le sensazioni createsi quando si è rotto il rapporto con Ducati, perché lì da fuori, no, doveva arrivare Marquez, però in ballo c'eravate te, Bezzecchi e Martin, che cioè o se arrivava Marquez saltavate voi tre e comunque tutti in quel momento avrebbero faticato a dire di no a una Ducati, nel senso, perché comunque era ed è la miglior moto dell'otto, credo. Quindi in quel momento lì siete saltati. Lì com'è andata? Tutto regolare, quasi come un accordo, oppure comunque c'è rimasto qualcosa di irrisolto o comunque qualcosa di, insomma, un po' di amaro in bocca per quella Ducati? Ma sinceramente devo dire che le cose, diciamo, la mia speranza di rimanere dove in Ducati si è spenta a Le Mans, perché comunque a Le Mans purtroppo in qualifica sono rimasto senza benzina e quindi stavo venendo con 2 caschi rossi, sarei potuto partire davanti e invece sono dovuto partire laggiù in fondo e la gara è andata un po' così, anche se avevo un bel ritmo per potermi giocare la vittoria, quindi quelle erano gare decisive per la scelta, diciamo, della Ducati. E poi è arrivata, diciamo, la decisione da parte di Gigi di prendere Mark, e ovviamente nessuno, magari non dico nessuno, in pochi se lo aspettavano, no? Perché comunque Orgia stava facendo una stagione incredibile, era sempre davanti e diciamo lì per lì poteva sembrare una scelta molto strana da parte di Gigi. E ovviamente al giorno d'oggi non puoi dirgli niente perché Mark sta andando fortissimo, però diciamo da parte mia non c'è stato nulla, da parte loro neanche, ci siamo lasciati molto bene, e il rapporto è proseguito tranquillamente senza nessun problema e abbiamo finito la stagione nel migliore dei modi, ecco. E quando l'hai saputo che insomma avevano preso Marquez rispetto a te? E a me l'hanno comunicato il Mugello, ovviamente io lo sapevo, l'ero venuto già a sapere per via traverse, però al Mugello ne ho avuto la conferma. Sì, hanno ufficializzato tutto il Mugello. Sì. E poi invece altra curiosità che insomma sicuramente ne saprai di più, hai avuto un cambio manager. Sì. Sbaglio? Sì. Tu sei sempre stato con Carletto. Sì. Oddio, un primissimo Enea Bastianini eri già con Carletto? O no, inizialmente ero con Vergani, poi dopo... Vai, raccontaci la tua storia manageriale, la tua storia gestionale che hai avuto nella tua carriera e come ti sei trovato. Ma devo dire che inizialmente sono partito senza un manager, non avevo nessuno che mi seguiva e... diciamo sono arrivato nel motomondiale con la spinta della Red Bull Rookies Cup e poi dopo ovviamente Fausto aveva perso la possibilità di avere Isaac Viñales nel team perché mi sembra che Maverick l'avesse voluto mettere nel suo ex team, l'Eglis, e quindi si era liberata quella opportunità. Ok, quindi tu non saresti dovuto entrare, tra virgolette, non era nei programmi o c'è di entrare nel mondiale nel team Gresini? No, non era nei programmi, anche perché sì, a me mi avevano riconfermato nella Rookies Cup. Cosa avresti fatto se non fossi andato al mondiale? Avresti fatto un altro anno di Rookies? Un altro anno di Rookies e basta, perché comunque sia il budget era quello e avrei potuto fare solo quello lì e comunque sia sapevo che era una sorta di last chance, no? Devi dargli il gas oppure certo, ciao. E
E invece dai, si è aperta questo portone. Un primo anno, un esordio clamoroso, perché dimmi, adesso non mi ricordo, ma non è che sono un'enciclopedia, ma non in tutti i dettagli, dopo pochissime gare subito podio, tipo dopo 6-7 gare o sì, ancora prima? Mi sembra dopo 6-7 gare, bene. Non mi ricordo bene neanche Barcellona il primo podio? A Barcellona. Io mi ricordo innanzitutto mi ricordo che le prime volte che ti vidi in Moto3 ho detto, dissi subito vabbè, cioè andavi già forte con le moto comunque così un po' più grandi, e poi comunque appunto appena sei arrivato al mondiale hai dimostrato, perché podio, ma poi con una bella battaglia anche, è sempre stato anche un tuo punto forte, no? La lotta corpo a corpo, però mi ricordo anche un gran esordio, appunto subito podio, subito belle gare, non solo un podio addirittura quella stagione. No, ne ho fatti 3, mi sembra, 3 podi. KTM Going Fan, Verde, Bianca, Team Gresini. Sì. Bello, come andava? E poi, visto che ne abbiamo parlato, sono anche molto curioso visto che l'hai avuto e anche prolungato, del rapporto con Fausto. Come era Fausto? Che tipo era personalmente e professionalmente? Insomma, credo che abbiate avuto un gran rapporto, no? Sì, assolutamente. Devo dire che è stato uno degli anni più belli che ho fatto nel moto mondiale, il mio primo anno in Moto3, perché comunque prendi tutto con serietà, tanto lo sai bene, è tutto nuovo, è tutto bellissimo, qualsiasi cosa viene, arrivi 14esimo, prendi 2 punti, bellissimo. Sei bellissimo, sei contentissimo e diciamo che con Fausto abbiamo instaurato subito un rapporto molto bello, e anche quello mi ha aiutato molto a crescere, a diventare alla fine quello che sono tuttora, perché ero un bambino, no? E quindi hai bisogno all'interno del paddock di una figura di riferimento. Per me quella figura era Fausto, e ha fatto sì che mi aiutasse a prendere tutto con leggerezza ma anche con serietà, no? Quando bisognava scherzare si scherzava, quando bisognava battere ferro finché era caldo dovevamo battere ferro, quindi ma quell'anno mi ha saccagnato parecchio, anche se ero piccolino, però è ovvio che col senno di poi gli dico assolutamente grazie, perché se no secondo me non sarei qua, quindi devo dire bello, una persona speciale. E poi ogni gara miglioravamo, nono, settimo, sesto, poi vabbè il Mugello mi stavo giocando il podio, mi sono steso nella mucchia con Miller, così, se no poteva arrivare un po' prima, invece è arrivato la gara dopo. Dai, il primo anno va tutto bene, come ho detto. Bello, ma poi io mi ricordo che lui tipo era sempre molto gasato appunto in base ai tuoi risultati, anche quando avete vinto a Misano, che si era messo anche per qualche gara dopo la maglia di Quando la Zira. Quella è una delle festeggiamenti post gara più belli. Intanto io farei un grande saluto a Nevio, il cantastorie comunque del barzellettiere romagnolo, perché è un idolo per noi locali, insomma. Però bellissimo che avevate fatto perché l'avevate fatta, come era nata appunto sta cosa dell'esultanza appunto con la maglia Quando la Zira? Allora Fausto devo dire che era uno che gli piaceva parlare abbastanza in dialetto, no? E allora niente, quell'anno lì era un anno di apprendimento, quindi una cosa andava bene, una cosa andava male, era un po'. Però non era già il 15 quella quando era il 15, era il 15, infatti adesso secondo anno, confuso. ma già sì. vice campione? Ho fatto vice campione, sì. Quindi mi ricordo. Però cos'era successo? Non riuscivo a vincere, non arrivava alla vittoria, cioè podi e bam, in volata per 5 millesimi perdevo, e andava così un po' troppo per la lunga, quindi niente, avevo fatto preparare queste magliette, e fatto sta che è arrivata la gara di Misano, abbiamo vinto la nostra prima gara e abbiamo tirato fuori la maglietta Quando la Zira, come per dire prima o poi la ruota deve girare, no?
neanche a farlo a caso. Io mi ero tinto i capelli di platino perché volevo fare la bandiera tricolore, perché dentro di me mi sentivo che era la gara giusta. È ovvio che se non vincevo facevo la figura del patacca. Beh, la tiravi fuori più avanti, dai. La tiravo fuori, però ormai ero biondo. Ma dopo il mondiale te l'hai vinto nel 2020 Moto2, sì, l'anno del Covid, molto combattuto tra l'altro come mondiale. Che anno è stato quello lì per te? Immagino la soddisfazione più grossa. sì, nonostante l'anno particolare, perché comunque eravamo costretti a stare a casa. Tipo, che anno quello? Anno incredibile, sì. Da mangiare tutto nelle scatolette dentro il box, tutti intelonati, sempre mascherine, schermi, tamponi di continuo. Tamponi di continuo. Fatta uguale a Coro, perché comunque ti passava 1-2 metri, oddio, cosa mi è successo adesso? Tutte le mattine la coda per entrare, no, nel circuito, perché devi fare il tampone, validare un sacco. Madonna, che periodo. Eravate isolati, ma dopo dentro il paddock era come fosse una comunità isolata, immagino, o no? Sì, però non ma proprio isolati, liberi. No. Io mi ricordo che, a parte che è stato un anno di sacrificio a prescindere, però ovviamente quando poi ti giochi un mondiale, le ultime 2 o 3 gare non ero molto sereno da quel punto di vista, perché se prendevi il Covid purtroppo ti succedeva come è successo a Tony poi, esatto, ad Arbolino, che poi lì per niente, perché lì uno era, non ce l'aveva neanche lui il Covid. Hai capito che bega. Sì, se ci pensi adesso è assurdo. Ed è stato quella la cosa più difficile da gestire, no? Perché le ultime gare sapevo che mi giocavo il mondiale, quindi tornavo a casa, non vedevo nessuno, andavo alle gare, non volevo vedere nessuno, e ci vedevamo io e Bulega, giusto la sera così a mangiare insieme. Lui giocavo con la Play, io purtroppo con la Play non sono un gran fenomeno. Era, diciamo, lui era mia fidanzata e i miei tecnici, le uniche persone che vedevo durante quel periodo. È stata l'ultima gara bella tesa. Puttana, anche perché secondo me lì il mondiale, diciamo, è arrivato a un punto di svolta, secondo me, a Aragon, perché che era una delle ultime, prima era una delle Aragon, ultime, Valencia, poi c'è arrivata Valencia e Portimao, sì. Perché Aragon tu te la giocavi con Bezzemaro, no? Sbaglio? C'era anche qualcun altro. Lowe's. Però a Valencia Lowe's si è fatto male al polso. Sì. Giusto? A Aragon Maro arrivava già rovinato perché si era steso alle Man e è caduto Aragon e anche Bezza era caduto, quindi lì proprio, secondo me tu sei uscito da Aragon, che sei entrato che eri terzo e sei uscito da primo. Mi sembra di sì, una roba del genere. Adesso anch'io mi dovrei rinfrescare un po', però secondo me ero terzo quando sono arrivato ad Aragon e sono andato via da prima, perché comunque avevo fatto 2 secondi posti. Sì. E Lowe's invece aveva vinto tutte e 2 le gare. Andava veramente forte. Lowe's ha fatto quel weekend andava via, andava via dal primo giro. Ha fatto 2 o 3 weekend in fila che non si teneva. E lì, anche se sono uscito infatti da primo, ho detto Sam quest'anno non si tiene, anche perché Sam era un po' incostante, ogni tanto si stendeva in gara e quindi era l'unico suo difetto durante quell'anno, se no era veramente veloce. E niente, poi dopo anche a Misano era andata molto bene, quindi anche lì avevamo fatto una discreta gara. E poi siamo arrivati invece all'ultima gara a Portimao, che avevo un vantaggio minimo da gestire e non è stato facile. Bello, però mi ricordo se avete fatto un bel mondiale, anche perché poi alla fine se la giocavano 3 italiani, ve la giocavate, quindi era divertente da guardare. Ma parlando di Fausto, che poi faccio un piccolo collegamento, hai ritrovato poi la Nati nel 2022, avete vinto subito l'esordio, anche quello immagino sia stato un momento toccante, no? Emozionante. Come andò quella volta? Ma andò che, come era successo un po' in Avintia, è risuccesso in diciamo la prima gara del 22 con Gresini, che niente, avevamo fatto i test, eravamo andati veramente forte, perché comunque piccolo aneddoto, mi ricordo nel qui 21... guarda, qui ci sbrodoliamo per gli aneddoti, quindi tirali pure fuori perché è tanta roba, vai.
Allora mi ricordo che niente, eravamo arrivati a Jerez nel 2021, finito il campionato, avevamo il test e da una parte avevo la moto con cui avevo fatto tutto l'anno, dall'altra la moto nuova, quindi quella che poi mi sono ritrovato in Gresini. E mi ricordo Pisa fa: guarda, facciamo un'uscita con la moto nuova, guardiamo che va tutto bene, poi risaltiamo sulla vecchia, no? Per vedere, facciamo un paragone. Niente, entro dentro, al terzo giro avevo girato più forte che in qualifica che con l'altra moto. C'è poco da paragonare. Allora, niente, ma io l'avevo già sentita, era tutta un'altra roba. Rientro al box, gli ho detto: guarda Pisa, mettigli pure il telo all'altra. Ho già deciso. Sì, è andata così. Però tornando al 22, sì, la prima gara è stata, nonostante che avessimo fatto i test sempre là davanti, mi ricordo il primo giorno avevo fatto il record della pista, è andato molto bene, arrivi sempre con delle aspettative alte, ma non pensavo di vincere la gara. Invece diciamo anche lì sono partito, ho iniziato a fare il mio ritmo, mi ricordo che c'era Paul che andava veramente forte e non lo riuscivo ad andare a prendere, poi alla fine l'ho passato, ho fatto un errore e lì ho capito che andavo a vincere la mia prima gara e diciamo ho tagliato il traguardo e lì è stato boom, un'esplosione proprio di emozioni. Bello, perché è stata la mia prima vittoria in MotoGP, quindi credo che sia stato in assoluto, anche dopo in assoluto, neanche il mondiale è stato così emozionante, nel bene e nel male, perché comunque ho vinto la mia prima gara, però d'altro canto ho vinto la mia prima gara nel team di Fausto senza Fausto e ero esploso a piangere durante, diciamo, l'ultimo giro d'onore. Sì, nel giro d'onore, perché non sapevo cosa provare. Ero contento, ma un cerchio che mi mancava qualcosa, no? Un cerchio che si chiude. E lì secondo me lui ovviamente ha dato una mano dalla sua certo, a chiudere questo cerchio. È stato molto emozionante, perché per me, come ho detto prima, ovviamente il primo anno ho conosciuto Fausto, ma poi abbiamo mantenuto un rapporto vero e vivo per anni, anche quando sono andato via. L'anno, diciamo, anche del Covid andavo a mangiare nel suo hospitality e ci vedevamo tutti i giorni. È stato bello, grande. E poi però per arrivare a Fausto eravamo passati per la domanda dei manager, perché siamo partiti da lì, poi abbiamo divagato. Sì, hai detto si è partito senza, poi hai esordito il mondiale bene, e poi dopo chi hai avuto, perché vorrei arrivare a Carletto Pernat. Allora sì, ho avuto Vergani, mi sembra solo il primo anno, adesso non mi ricordo molto bene, il primo e secondo anno. E poi in un'intervista, un po' come oggi, che avevamo fatto da Paolino, così c'avevo Pernat di fianco. Per me ovviamente Carletto era il top, no? Per tutto, perché era il numero uno indiscusso in quel momento, lo vedevo come il dio dei manager, no? E in diretta così viene fuori la domanda: ma te vorresti fare da manager? Assolutamente sì, lui fa, no? Per me è stato bam, ho detto, l'assist. E gli ho detto anche a me mi farebbe molto piacere, questo l'avevo detto in diretta, e alla fine ci siamo visti dopo l'intervista, quindi siamo andati così a mangiare da Paolino, è nata così. Ma pensa che storia. E quindi vabbè, con Vergani niente di che, basta, niente chiusura, di che, sì, chiusura. Bello però com'è nata la storia con Pernat, che poi è durata per quanto tempo? È durata fino all'anno scorso. Fino all'anno scorso sono stato con Carlo. Però basta perché? Basta perché comunque sia, essendo, se devo essere sincero, non era più il solito Carletto, comunque sia anche lui lo riconosce che non poteva più viaggiare, e comunque sia a volte gli dovevo stare dietro come un bambino, no? A dire: oh Carletto, c'è da fare sta roba. Però ovviamente c'è sempre stato un bellissimo rapporto tra di noi. Però ho capito che era il momento di dare uno switch a quella. Grande. Ma adesso scusa, con chi sei?
Adesso sono si chiama MSM, è un'agenzia molto molto professionale. Sono 3 ragazzi, ovviamente Enrico è il proprietario, il capo, e poi c'è Francesco e Andrea, che sono i ragazzi che mi seguono principalmente a me alle gare, e abbiamo instaurato da subito un bellissimo rapporto. Devo dire che sì, ci siamo trovati bene. Ma che cos'è che fa la differenza tra i manager in MotoGP? Esatto. Perché uno è più bravo di un altro? Cioè, perché uno... E che aiuto ti dà, tra l'altro? Ma io credo che sì. Per me un manager è più bravo o meno bravo quando ti riesce a scaricare dei pensieri. Nel senso che quando ti toglie dei pensieri dalla testa e ti aiuta a essere più sereno, vuol dire che è un bravo manager. Se il tuo manager ti fa pensare, vuol dire che in realtà non sta facendo un gran lavoro, e quindi ovviamente te ti senti un po' più con le spalle meno coperte, no? Quindi questo è quello che secondo me differenzia un manager da un altro. Poi, come tutto, ti ci devi trovare, devi avere un bel rapporto, e io in questo momento l'ho avuto con Carlo, ce l'ho tuttora con loro, con i nuovi manager, e devo dire che da quel punto di vista mi sento molto bene. E poi, parlando di management, mi viene una curiosità che ho sempre avuto, e poi manco te l'ho mai chiesto, però essendo sempre stato tu come noi della zona, ecco appunto, siamo cresciuti insieme. Prima mi chiedevi, Phil, abbiamo fatto le minimoto insieme da quando abbiamo 5 anni praticamente, come con Nelly e compagnia bella. Però tu sei stato uno degli unici, tra virgolette, qua intorno che non ha mai fatto un salto dentro l'Academy di Valentino. Esatto. Questo perché esattamente, o comunque se ti sarebbe piaciuto, non ti sarebbe, cioè comunque come te soggettivamente come l'hai vissuta, come la vivi questa cosa? Ma non che uno che è qua deve essere per l'Academy, però mi ha fatto sempre pensare il fatto che comunque sei uno di qua, ma non mi sei mai capitato. Ma è una domanda che mi hanno fatto sempre in tantissimi, da quando corro ad oggi, ma la risposta secondo me è abbastanza semplice, diciamo. A me in realtà non mi è mai stato chiesto di entrare nell'Academy, ma diciamo post primo anno di mondiale mi è stato chiesto di andare nel team VR46, e quindi io ho iniziato il mio percorso all'interno del mondiale da solo, diciamo, no? E con Gresini, quindi non mi si è mai presentata l'occasione di entrare a far parte dell'Academy prima, nonostante che c'erano già dei piloti all'interno. Mi sembra che anche te già eri nell'Academy, infatti mi ricordo, e niente, mi hanno chiesto dopo se volevo entrare nel team VR46, però sinceramente in quel momento mi trovavo molto bene da Gresini, stavamo ottenendo dei risultati e non è stato facile dire di no, però alla fine ero in una mia situazione di comfort, e poi alla fine sono rimasto così fino ad oggi. Sì. Sei entrato nel mondiale da solo, tra virgolette, e poi hai avuto la tua strada, che comunque mi sembra ti abbia portato comunque dei benefici, insomma, una bella strada hai percorso. E a proposito di strada fatta, percorso, un'altra curiosità che avevo è che tu in Moto3, ad esempio, in Moto2 hai fatto solo Italtrans, sbaglio? Sì, solo Italtrans, mentre in Moto3 intanto sei stato anche, secondo me, anche tu qualche anno di troppo, che secondo me eri già pronto ad andare in Moto2 anche prima, ma vabbè, perché mi ricordo. Però tu in Moto3 hai girato praticamente diversi top team, a partire da Gresini, Leopard, Estrella Galicia, poi questi. Questi. Basta. Gresini, Estrella Galicia e Leopard in ordine. Ok. Essendo tutti e tre top team, e credo che abbia vinto con tutti e tre alla fine della fiera, ha vinto delle gare con tutti e tre, no? Ok. In che cosa si differenziano? In che cosa ti sono piaciuti di più o di meno questi 3 top team della categoria?
Ma diciamo che Gresini era una famiglia e mi ha aiutato moltissimo a crescere, a sviluppare il mio percorso. E poi, diciamo, dentro la mia testa c'era in quel momento l'opportunità di fare uno switch. Io ho detto voglio fare uno switch, voglio andare da Estrella Galicia perché era, diciamo, il team di riferimento della Honda, e ho detto se voglio vincere devo andare lì. E invece si è rivelato, diciamo, una sorta di scelta sbagliata, nel senso che comunque sia non ero pronto ancora ad andare in quel team, perché il mio modo, diciamo, di essere era ancora un po' troppo, come si può dire, infantile. Non ero ancora maturato abbastanza per trovarmi in quel team, diciamo, più difficile, perché comunque era più professionale. Sono andato là in Spagna, mi sono allenato là in Spagna, e comunque sia le prime gare non mi ero trovato molto bene, dovevo cercare di stare un po' calmo, e avevo cambiato molte mie routine che in realtà mi aiutavano a essere più efficaci. Quindi quello lì, diciamo, della Moto3 è stato l'anno un po' più critico, un po' più difficile, dove mi sono sentito un po' meno a mio agio, anche se verso fine anno aveva migliorato molto e comunque sì, avevamo trovato la nostra quadra. Però avevo deciso di cambiare di nuovo a fine anno e andare da Leopard, che stava facendo ovviamente molto bene. Avremmo corso con le Honda. Ho detto dai, andiamo lì. E da Leopard devo dire che siamo stati un po' sfortunati, perché comunque potevamo fare un grandissimo anno, mi sarei potuto giocare il titolo, ma la caduta alla prima gara, varie cadute, abbiamo rotto a volte parti del motore, così non hanno fatto sì che arrivassimo alla fine dell'anno in bagarre per il mondiale. Però è stato comunque un anno buono. Tutti e tre alla fine, ripeto, hai trovato comunque delle realtà convincenti, insomma, mi sembra di aver capito. Sì. Comunque sia, sono state tutte esperienze che mi sono portato poi dietro per la Moto2, e tutte e tre mi hanno aiutato a crescere in modo diverso su diversi aspetti. E quindi secondo me, anche se, come dici te, come hai detto te prima, potevo salire magari in Moto2, in realtà essere stato così tanto tempo in Moto3 mi ha aiutato a maturare un po' di più, perché comunque la Moto2 è una categoria molto difficile, forse la più difficile di tutte, perché le moto sono tutte uguali veramente, i dettagli fanno veramente la differenza. Affrontiamola questa cosa, perché appunto io dico sempre la taglio alla Moto2, c'è un po' spartiacque, o vai in MotoGP, o vai forte che vai in MotoGP, se no finito. Sì, è vero. O vai d'altrove, o addirittura c'è chi torna giù in Moto3. Però appunto, perché la Moto2 si rivela poi una categoria così selettiva, così difficile? Bella domanda, perché in realtà mi ricordo che uno dei fattori, diciamo, più difficili erano proprio le gomme, che erano molto dure, molto dure. Le Dunlop erano gomme difficili d'acciaio, erano difficili da capire, e per andarci forte le dovevi inquadrare. Soprattutto mi ricordo nel 2020 avevano portato sta gomma davanti nuova che alcuni piloti proprio non l'hanno digerita, proprio non riuscivano a digerirla. A me l'hanno buttata su e invece ho avuto più feeling, ero riuscito ad avere un po' più di sicurezza nella mia guida, riuscivo a portare, diciamo, la moto coi freni in mano fino a centro curva, invece con l'altra facevo un po' più fatica. Quindi uno degli aspetti più critici della Moto2 era quello. Adesso sicuramente è ancora il fattore gomme, perché come possiamo vedere quest'anno la Pirelli invece è un po' l'opposto, no? Fanno un po' fatica a gestirla sul finale, mentre invece con le gomme che avevamo noi potevi fare 70 giri e fare il giro veloce al 71esimo. Chiaro, sì. È un po' l'opposto adesso, devi gestirla proprio molto bene. Mentre invece la nostra dovevi fare più la differenza sull'anteriore, cosa che io ho sempre fatto abbastanza bene, ecco. E come moto ti prepara molto alla MotoGP e alla moto adatta? Sì, io non ho mai provato. Prima c'era, diciamo, i motori 600, quindi c'era il motore Honda, e quando sono andato io c'era il motore Triumph, e posso dire che
il salto Moto2 MotoGP è stato un po' più semplice del previsto, anche se, come ho detto prima, Gigi mi aveva dato una moto molto molto rude, molto un cancello, si può dire che era un cancello, non è che diciamolo, Cioè, ufficialmente. andava forte, andava molto forte, Ah, però MotoGP si muoveva. Ma per capire nel pratico, proprio nel pratico, perché sono curioso, era il 2020, no, il 2021, no? La moto di che anno era, per dire, quel telaio lì? Non mi ricordo, non era il 20, mi sembra fosse il telaio 19, il forcellone un altro, era un po' un mix, però devo dire che durante l'anno quello che si poteva mettere nella mia moto sono riusciti a metterlo, quindi l'abbiamo gestita abbastanza bene, soprattutto alla fine. È stato complicato come anno, però molto divertente. Mi è sembrato un po' il mio primo anno di Moto3. Era bello l'hospitality, mi ricordo di Avinti, piccola curiosità. Sì. Visto che poi, allora, tanto di risultati di moto, uno se non sa chi è Bastianini bisogna che inizi a guardare le gare e che si informi meglio. Io volevo cominciare a parlare anche di qualcosina di un po' più tuo personale. Sì. Ad esempio, forse non tutti, per la rubrica forse non tutti sanno che e il correttore automatico me l'ha corretto anche in truffatore professionale. Ma in realtà sei un ex truffatore professionale, ma perché in realtà stavo scrivendo tuffatore professionale, e questa è una cosa veramente peculiare in un pilota di moto. Cioè, penso tu sia l'unico che innanzitutto eccelleva, perché mi ricordo che eri anche forte appunto in questa disciplina, sì, completamente diversa, se non forse la paura di buttarsi dal trampolino, ma eri a tutti gli effetti un tuffatore come si allora professionista. Agonistico. Agonista, era un agonista, sì. Però qual era esattamente la disciplina, cosa facevi? Voglio sapere un sacco di dettagli di queste cose qua, cioè come ti allenavi, raccontami tutto, da quando l'hai fatto. Quando hai iniziato, perché, allora, com'è nata? Perché? Allora, io in realtà andavo a nuotare. Ok. Quindi andavo a nuotare alla piscina di Riccione. È nata da lì, perché comunque mentre nuotavo vedevo che nella piscina di fianco facevano sti tuffi e a me mi incuriosiva, no, sta cosa. Ero piccolo, avevo 7 anni più o meno, quindi 8 anni, ero abbastanza piccolo. Okay. E niente, un giorno così io mi sono buttato nell'altra piscina, ho provato a fare un tuffo, mia mamma da fuori mi ha preso, che cosa fai? E poi ho incontrato l'istruttrice di tuffi che era la Alicia, sì, era lei, e credo che ancora sia lì, tuttora, sì. E devo dire che niente, hanno parlato e fa dai, fallo provare. Io mi ricordo che la prima volta che sono andato a Tuffi mi sono presentato con la cuffia e gli occhialini, invece Tuffi si faceva senza cuffia e senza occhialini. E niente, è partita un po' così come gioco. E poi però piano piano aumentavo, diciamo, si chiama coefficiente di difficoltà, aumentavo sempre di più il mio grado e ho provato a fare una gara e ho fatto secondo. Quindi addirittura subito. Sì, subito. Come nel mondiale, prendere la seconda e dopo qualche gara è più uguale. Meglio, perché subito alla prima ho fatto il podio. Esordi secondo. Ma come funziona una gara dei tuffi poi, tra l'altro? Che non... praticamente ti danno dei voti, ci sono 3-4 giudici che ti danno un voto da 1 a 10, quindi ti possono dare 7, 7,5, 8,5, 10. Ma da che piattaforma ti buttavi? Cioè non ci sono le altezze anche? Sì, inizialmente facevo solo 1 e 3 metri i trampolini, perché comunque a Riccione la piattaforma c'era solo di fuori, quindi ci allenavamo solo d'estate dalla piattaforma e non ero preparatissimo, e la piattaforma era da 5, 7 e 10 metri. E niente, dopo sono andato avanti sempre un po' di più, fino a che mi si è presentata l'occasione, mi fa guarda, vorremmo il tuo amico vorremmo tuo figlio, questo glielo dissero a mia mamma, al CONI, perché lo vorremmo tirare su per portarlo alle Olimpiadi. Sì, quindi dovrebbe venire qua a Roma a trasferirsi.
E quando mi hanno detto così ho detto te fiocchi, sì, voglio correre in moto. Quindi idee chiare comunque. Sì, idee chiarissime. Fatto sta che quella volta mi ero arrabbiato con mio babbo perché mi aveva portato a fare la gara di tuffi, mentre invece ho scoperto che c'era la gara di regionale Minimoto? di minimoto, ed ero primo in classifica e non mi ha portato per fare sta gara di tuffi. Grande Emi. E ancora ad oggi ce l'ho, mi è rimasta qui, è indigesta, ce l'ho qui. E niente, dai. Ma scusa, ma quindi il massimo d'altezza quanto hai fatto? Sempre 3 metri? No, dopo ho gareggiato anche da 10 metri. Ho gareggiato da 10 metri? Sì, sono andato a fare gli europei alle Canarie. Ho fatto settimo da 3 metri quella volta. Incredibile. Più in basso è più difficile o no? Cosa cambia? È diverso. È diverso. È tutto da 10 metri, guarda che fa brutto. Però vero? salti da 3 metri, c'è meno tempo per fare qualsiasi Sì, ma se sbagli dai anche meno panacche. Sì e no, Sì e no, perché comunque 3 metri è un trampolino, quindi ti lanci e c'è il rischio che sbagli dalla piattaforma. La piattaforma è ferma, sta ferma lì, te fai il tuffo e cosa succede? Se schieni lì sono... Ti è mai capitato? Cazzi. Di atterrare da 3 metri mi è capitato, è bruttissimo. Da 10 metri sono andato bene, non mi è mai successo. Male dalla Madonna. 3 metri male dalla Madonna, non respiri per qualche secondo, ci metti una ventina di minuti a riprenderti bene. Sì. Incredibile. Ti volevo chiedere appunto cosa c'è di bello e di brutto sia nel nuoto che nelle moto, cose che poi hai scelto, quindi volevo sapere appunto le cose fighe che ti hanno portato a fare e continuare a fare nuoto, e le cose brutte, e la stessa cosa per le moto. Nuoto, moto, anche il nome, vabbè. Ma è difficile, nel senso che le moto sono sempre state una passione e ho sempre rischiato molto per le moto, nel senso che è una cosa che mi viene naturale, no? I tuffi invece è diverso perché è un blocco mentale continuo, perché te devi imparare un tuffo ogni volta che devi fare un tuffo nuovo, lo devi imparare, quindi lo devi assimilare e lo devi fare per la prima volta, no? E quello era la difficoltà più grande, che ogni giorno che mi allenavo miglioravo il tuffo e poi una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane provavamo un tuffo nuovo. E lì stai anche 20 minuti, mezz'ora sul trampolino prima di farlo, perché un po' fermo lì a pensare. A pensare non è facile, perché comunque, come ti dicevo, quando schieni la senti, quindi non è proprio una roba. E quindi io ho sempre rispettato molto i tuffatori, soprattutto chi è andato alle Olimpiadi, perché so i sacrifici che bisogna fare e quanto ci si debba allenare, perché comunque io passavo tutti i giorni 2 ore al giorno in piscina, quindi non era semplice, e se volevo arrivare a quei livelli lì erano 4 ore al giorno, mentre invece la moto a volte stai fermo 3 mesi, vai a Misano con la, così ad allenarti con una moto d'allenamento e bam, giri più forte che quando sei allenato molto, no? Quando vieni da un campionato e te dici com'è possibile? Perché? È diverso. Incredibile, comunque mi fa molto specie il fatto che siano 2 sport completamente distanti, credo, uno all'altro, se non in comune, appunto, hanno, non so, la moto c'ha l'high side e la schienata. Esatto. Preferiresti un high side un high side o una schienata da 3 metri? Beh, preferiresti questo? Un high side da 3 metri. Il parallelismo c'è, perché secondo me sono 2 sport che per imparare a fare le robe, se sbagli dai le bastonate. Magari nel tennis provi a fare il dritto perfetto, non succede niente, voglio dire. Invece diciamo che ho scelto 2 sport quando ero piccolo. Sì, ma eri un bel matto. Era un bel matto. Ti ricordi quando facevo i salti mortali alle gare? Sì. Poi sapevi tutti da te, perché sapevi fare solo te, c'è dei numeri da fermo. Tu da fermo si rimetteva in piedi, minuscolo, secco. Bello. Poi te invece eri bello, eri Tamugno. Era un piccolo Majin Buu. Il piccolo Majin Buu. Però gli dai il gas, quindi a posto. Bello, minimoto ci siamo divertiti. Una volta mi chiama suo babbo, mi fa: come va? A mio babbo gli fa: come va tuo figlio a Portomaggiore?
Fa bene, Enea? Enea vola, andiamo a fare l'endurance. Ti ricordi che abbiamo fatto Sì, mi ricordo, poi dopo è venuta a bellissimo. piovere come in drag, abbiamo fatto secondi. Primo Locatelli e Tucci, mi sa che avevamo vinto loro. Sì, no? sì, hanno vinto loro, ma la cosa Bello. bella è che ti ricordi sta cosa, e poi io in realtà non mi ricordo cosa ho mangiato l'altro ieri, quindi... Mi ricordo anche di un ritorno da Codogno. Ma io mi ricordo persino la foto che ci hanno fatto, che ancora ce l'ho nel telefono da dietro, che siamo tutti di schiena così. E mi ricordo il momento, il momento in cui ce l'hanno fatta, mi ricordo il fotografo. Chissà perché, boh. Non si sa. Ancora mi ricordo, sì, sono tutte robe che Castel Raimondo, un sacco di... era un Le gite in camper. Bello, sì. Ancora mi ricordo io come mi sbucciava la mela l'Antonella, tua mamma. Una maniera di sbucciare la mela clamorosa. Tutta in una volta. Tutta in una volta. Io che l'ho vista prima volta ho detto, non spaccava la buccia. Che frutto è? Ha detto, da dove viene sto frutto? Una mela già sbucciata. Sì, cioè, una mela nata sbucciata. Tutta precisa, bellissimo. E ho capito, quindi sta cosa dei tuffi l'abbiamo approfondita perché l'avevo già sentita anche in qualche video, però così approfonditamente forse non era mai stata trattata. Però forse non tutti sanno che Enea Bastianini è anche un noto pescatore, o sbaglio? C'è una grande passione anche per la pesca? C'ho una grande passione per la pesca e ero un noto pescatore perché comunque il tempo è sempre meno, quindi c'ho sempre meno tempo per andare a pescare, divertirmi, però è sempre stata una delle mie grandi passioni che porterò dietro sempre, a partire dal carp fishing, che io sono partito da lì, è sempre stata, diciamo, la mia pesca di riferimento. Poi dopo dei miei amici mi hanno portato in mare, quindi ho iniziato a fare pesca in mare, molto bella, fino a che non becchi delle onde discrete che dopo ti si stringe un po'. Però devo dire che la pesca per me è la base, sì. Ecco, esatto, cosa ti piace della pesca? Esatto, cioè perché comunque sei un grande, cioè fai 300, poi ti tuffi 300 se bastano, 360, ma anche la pesca che è quasi forse l'opposto delle tue altre grandi passioni, perché comunque a pescare il tempo morto. Anzi, devi appunto fare passe con il tempo e star lì, diciamo. Cosa ti dà gusto andare a pescare? Cose che anche a me piace fare, tra l'altro. Ma a me una delle cose che mi piace più fare è ritagliarmi del tempo per stare da solo. E tra virgolette neanche pensare, stare da solo e basta. E per me la pesca è una sorta di distrazione da tutto ciò che ho esternamente. Fatto sta che quando riuscivo a farlo, me lo potevo permettere, quindi in Moto3 e Moto2 c'erano un po' meno impegni, prendevo il mio camion o prendevo comunque il camper così e andavo a pescare da solo per giorni. Quindi facevo 3-4 giorni fuori, a volte da solo, a volte con un mio amico, comunque sia. Bellissimo. Mi piaceva ritagliarmi questo spazio, e ad oggi non lo puoi fare perché con la MotoGP ti devi allenare tutti i giorni, non c'è un giorno che puoi saltare, se no purtroppo ti passano sopra. E quindi sicuramente in un lontano futuro, quando smetterò di correre, è una cosa che mi piacerebbe tornare a fare. Cazzo, ma pescare è veramente... io sono d'accordo, cioè, relax, meditazione, cioè una figata. Esatto. Io ho una curiosità, che forse la gente da casa non lo sa, ma ho letto su internet di sfuggita il perché del numero 33, che mi sembrava una figata. Quella se spiegalo, che è allora, io ho iniziato col numero 33 e poi dopo non me lo sono potuto portare dietro il MotoGP perché l'aveva messo Binder. Però subito una domanda: se Binder se non c'è più chi avrà il 33, tornerà il 33? E perché c'è il 23? In realtà è una cosa che non ci ho pensato, quindi vedremo. Ok, può essere TBD, to be defined. Può essere, però allora rispondo prima a lui con la sua domanda, che perché il numero 33? Perché ho iniziato a correre in moto a 3 anni e 3 mesi, quindi molto molto presto. E niente, ovviamente te sei piccolo così, e quando era ora di scegliere il numero, cosa mettiamo? E inizialmente io avevo messo il 3 perché avevo iniziato a 3 anni.
Però cosa succede? Che quando inizi le gare non puoi avere il 3 o il 2 o l'1. Devi avere... perché lo può avere solo chi è arrivato in campionato. Com'è che funzionava? Sì, chi era arrivato terzo in campionato, un esempio, poteva mettere il numero 3. Quella volta funzionava così. Pedrosa può darsi che l'aveva messo. Vabbè, sì, al mondiale sì, anche il 2 mi sa. Sì. E niente, fatto sta che arriva la gara, devi mettere un altro numero. Ci siamo ritrovati un po' lì così spiazzati e io... Niente, mia mamma e mio babbo, non mi ricordo, fa guarda che te hai iniziato a 3 anni e 3 mesi a correre in moto. Ho detto a posto, 33. E da lì è arrivato il mio numero, che mi sono portato dietro praticamente tutta la carriera fino all'arrivo in MotoGP, che ho dovuto cambiare per il 23. E il 23 invece è nato da varie cose. Prima di tutto, diciamo, tutte le volte che spegnevo il telefono prima di salutare la mia ragazza, così erano sempre le 23:23. Io andavo a letto sempre a quell'ora, sempre, cioè praticamente su 20 volte succedeva 12 o 13 volte, quindi bello. Sì, lo vedevo come un po' un segno, no? Anche perché in quel momento ci stavamo pensando molto, ma che numero scelgo? E poi pensandoci bene, 23, uno lo può pensare anche come 2 volte 3. Bello. L'ho pensato anche come quella storia lì. Certo. E poi ovviamente è un numero importante, no? Per varie cose, per Jordan. Guarda. Jumpman è lì. Di cosa stiamo parlando? Soprattutto l'altro grande motivo ce l'abbiamo lassù. C'è Nelly, un saluto. Ci ho pensato anche a lui quando l'ho messo, ho detto speriamo che non si incazzi Nelly. È grande. Anche lui poi ha dovuto modificare, è passato il 5. Comunque. Esatto. 23 è un numero ambito, devo dire. 23 è ambito. E ho capito. Noi mi sembra di aver trattato un sacco di fare domande, anche perché se non parlare del fatto che io da piccolo pensavo che Bestia era un alieno. Esatto. Perché io ho detto, Dio, a te per me Bestia sei un alieno. Cioè, perché lui allora una volta mi fa, ogni tanto non si parla quello degli alieni, capita, no? Ti capita soprattutto con me, ti è capitato spesso. Allora, in quel periodo lì mi ricordo che uno mi aveva messo dentro la testa che comunque c'era modo che gli alieni mi fa, chi ti dice che gli alieni non sono già in mezzo a noi, che quindi magari... Quindi io ho cominciato ad andare in paranoia e chiunque vedessi, usiamo il congiuntivo imperfetto, mi raccomando, chiunque vedessi mi sembrava, cioè avevo la paranoia... Chiunque vidimmo vidi avevo davanti. Comunque io andando in paranoia ho detto va a capire, questo magari è un alieno, solo che in lui ho visto proprio, cioè Bestia, sono sicuro che è un alieno, proprio ero convinto, tutte le volte che lo vedevo dicevo guarda, cioè, ecco proprio... perché mi stavi alla larga, non capivo, infatti, mi girava alla larga. Però guarda caso poi la storia mi dà ragione, perché intanto te lo sei tatuato, ma è stato anche un tuo, insomma, il tuo come chiamarlo, animale mascotte. Sì, è la mia mascotte. Cioè, forse tutto adesso è passato alla bestia. La bestia che è un ingrediente tra un animale e l'alieno, quindi è la bestia. Quindi, però proprio... Quindi se vuoi dire a tutti che sei un alieno, in questo momento è giusto per farlo. In realtà adesso divento verde. Adesso pensa bello. Dai, facci fare i tuoi numeri, così devo dire i numeri. Delle view. Dio quante vuoi. Però visto che ne abbiamo parlato, perché invece il nome Bestia? Bestia così? Lo sai bene da chi è nato, ma non sai perché è nato da Nevio. C'è grande Nevio. Nevio. Raccontiamo chi era. Nevio era il motorista delle minimoto. Esatto, quando correvamo in Pasini era il nostro motorista e ci seguiva a tutte le gare. E niente, se te ti ricordi, nello scarico io ci avevo scritto The Killer quella volta. Te lo ricordi The Killer? Ci avevo scritto The Killer. Perché quell'anno lì stavo vincendo tutte le gare. E quando mi fermavo così, sei una bestia, alla fine bestia. Come il 23. Mi piaceva Bastianini, bestia. Ho deciso di metterlo nella tuta durante il mio primo anno di mondiale, da lì me lo sono portato avanti. Ma quindi ce l'hai dall'inizio? Ce l'ho da dal sempre. primo anno del mondiale?
Sono partito con 2014 Enea, no. sono partito con Enea e poi ho messo Bestia. Poi sì. Ce l'avevo già da un'altra parte, non ce l'avevo nella tuta, ce l'avevo da un'altra parte. Poi nel corso prima c'avevo scritto Bastianini, neanche Enea. E poi è arrivato Bestia. Già Enea è un nome che comunque è bello, epico, già bastava Enea. Sì, però Bestia mi era piaciuto di più. Più aggressivo. Più aggressivo, poi fa più mascotte. Ragazzi, non posso fare altro che come sempre salutare tutti i nostri ascoltatori, ringraziare in primis il nostro ospite Nea Bastianini. Grazie Bestia. Oddio, ti spacco il microfono. Grazie Nea. Grazie. Ringraziare Phil e tutta la mia Grazie regia, i miei ciao. ragazzi. Di nuovo, seguiteci, supportateci, avanti col progetto. Cliccate sto mi piace, sto benedetto mi piace. Sì, dai, tanto lo sapete, non tocca fare, non sto a ripetere. Grazie a tutti, un abbraccio, questo è Mick Bubble e Nea Bastianini è stato qua con noi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao.